Certamente da parte del candidato necessita avere le idee chiare su cosa sa fare, su cosa vuole ed è disposto ad apprendere, in quali settori intende migliorarsi e soprattutto come può essere utile all'organizzazione con cui intende collaborare. L'analisi parte quindi da una riflessione personale, un'attenta valutazione delle proprie capacità. Per chi ha esperienza, quindi, cosa so fare, cosa ho già fatto, cosa di quanto fatto può essere messo a disposizione dell'impresa per la quale mi sto presentando, cosa voglio diventare. Per chi non ha esperienza, cosa ho studiato, cosa mi appassiona, cosa mi piacerebbe diventare, cosa sono disposto ad offrire in cambio di apprendere il lavoro. Sia per chi gode di esperienze pregresse che anche per chi non ne ha, possiamo notare che il quesito comune è cosa voglio diventare. Mettiamo in chiaro subito quindi una prima fondamentale finalità. Se il lavoro non piace, è un rimedio o non offre possibilità di carriera, quello che sarà degno di valutazione dovrà essere esclusivamente il trattamento economico. Siamo d'accordo? Le cose si pongono diversamente se in seno al colloquio il candidato trova il giusto momento per inserire una domanda mirante alle possibilità di carriera offerte dall'impresa. E qui sarà fondamentale che attivi tutti i propri sensi per intuire se il quesito sta prendendo in contropiede gli esaminatori o essi siano effettivamente preparati al colloquio, quindi con una risposta immediata, articolata, con illustrazione dei tempi, scadenze e modalità di carriera. Una risposta quindi così articolata sarà una risposta da tenere in considerazione, ma se gli interlocutori rispondessero dopo pause di alcuni secondi e in maniera poco precisa, senza indicazioni di tempistiche o modalità di valutazione per il salto di qualifica, questo significherebbe che la carriera in quell'impresa ve la potrete probabilmente scordare. Sarete utilizzati fino a che potranno spremervi, poi vi lasceranno al vostro destino. A questo punto quel posto di lavoro dovrà essere valutato esclusivamente per il trattamento economico offerto. Peraltro, il reale retropensiero dell'impresa, ove vi fosse, potrà essere confermato anche nel corso dell'eventuale colloquio, si dice, di secondo livello, quindi una seconda chiamata passata la prima, o al più tardi, se vogliamo, nel corso dei primissimi giorni di lavoro. Nel corso del colloquio di secondo livello, quindi una volta superata la prima scrematura, o anche al più tardi durante i primi giorni del periodo di prova, l'impresa dovrebbe mettere a disposizione del neoassunto o del candidato il proprio organigramma, che dovrebbe essere anche adeguatamente illustrato assieme alle procedure utilizzate per la valutazione dell'avanzamento di carriera. Qualora non fosse presentato o a richiesta non fosse messo a disposizione o non adeguatamente illustrato, saremo molto probabilmente di fronte ad un'impresa disorganizzata, in cui la carriera di ciascun collaboratore è probabilmente definita in funzione di parametri non legati al merito, all'impegno o alla professionalità conferita. Questa è forse la più importante e pervasiva valutazione che l'impresa deve superare nei confronti del proprio candidato. Comprendere se l'impresa sia organizzata e come sia organizzata è di vitale importanza per il lavoratore che punta ad una remunerazione soddisfacente quale conseguenza dell'avanzamento professionale all'interno dell'impresa. Per questa ragione, infatti, di fronte ad informazioni chiare, sicure e trasparenti da parte dell'impresa, il candidato potrebbe anche accettare un periodo a remunerazione ridotta durante il quale impegnarsi per poi scalare la propria posizione. Attenzione però, alla prima esitazione dell'impresa rispetto agli impegni assunti, lasciare immediatamente. Non permettete a nessuno di prendersi gioco di voi. Da questo punto di vista il lavoratore potrebbe anche effettivamente richiedere alla direzione dei colloqui valutativi intermedi per comprendere il grado di soddisfazione dell'impresa rispetto al miglioramento della posizione. Gli esami non devono mai finire da entrambe le parti. Tornando al colloquio di lavoro, da parte nostra dovremo anche dare corrette informazioni al nostro potenziale datore di lavoro circa quale sia la modalità di lavoro che ci possa consentire di rendere al meglio. Siamo portati a gestire le relazioni con il pubblico?
Necessiterà quindi cura dell'aspetto, gusto nei vestiti, capacità di ascolto e di gestire le situazioni di tensione senza reazione. Diamo il meglio nel lavoro in team. Attenzione a non fare i furbi, l'impresa è perfettamente in grado di individuare chi preferisce il lavoro di gruppo solo per battere la fiacca, è cosa nota fino dalla frequenza scolastica, e l'impresa avrà adottato tutte le procedure atte ad evitare situazioni che possono creare, per questa ragione, tensioni tra i lavoratori. Potremmo anche essere soggetti che lavorano meglio in assoluta solitudine, senza essere disturbati e fuori da ambienti di lavoro condivisi che magari possono impedire la concentrazione. C'è da dire che questa modalità di lavoro, spesso attuata con l'home working o lavoro a distanza, è stata applicata in maniera generalizzata durante il lockdown e normalmente oggi è riservata a ruoli che richiedono altissima concentrazione e mantenuta soltanto alla verifica di risultati migliori fatti col lavoro a distanza rispetto al lavoro in azienda. Qualora il ruolo occupato fosse di tipo creativo, il datore di lavoro dovrebbe comprendere che potreste dare il miglior risultato se non vincolati alla seduta alla scrivania, ma che in realtà potreste necessitare di tempi e spazi per attivare appunto la parte creativa della vostra mente. Quale sia l'ambiente da noi preferito per lo svolgimento del lavoro sarà nostro dovere comunicarlo durante il colloquio, però attenzione perché nessuno deve prendere in giro nessuno. Ne va infatti della nostra reputazione in caso di futura richiesta di referenze da parte di altra impresa in occasione di una nuova successiva ricerca di impiego. Nel caso dichiarassimo di essere predisposti al lavoro in team o alle relazioni con il pubblico, dovremmo ovviamente dare delle informazioni circa l'esperienza nell'utilizzo delle piattaforme di comunicazione quali Meet, Zoom, Duo, Microsoft Teams, Skype e quindi la conoscenza dei software per la gestione dei video anche da condividere sui social, uno per tutti, OBS Studio. Fossi io a dirigere i colloqui, di fronte a un'affermazione di questo tipo, inviterei il candidato ad organizzare una call immediata da realizzare con il proprio account, che ovviamente deve essere già attivo, alla quale invitare ad esempio tutti gli astanti.